Allora, arrivati a questo punto, abbiamo capito che possiamo integrare la memoria rispetto ad ogni singolo prompt che noi inviamo ad Ollama, ok? E quindi a questo punto che cosa succede? La memoria termina la sua esistenza ogni qualvolta che noi terminiamo ovviamente Node.js, semplicemente perché tutto questo codice sorgente viene applicato, ok, su un'allocazione di memoria gestita ovviamente da Node. Bene, la prima cosa che dovremmo cercare di risolvere è proprio quella della permanenza della memoria, ok? E quindi cercare di capire che tutto ciò, o almeno la chat history che abbiamo utilizzato in precedenza, che abbiamo creato noi stessi in precedenza, la dobbiamo salvare in qualche database che riesca a gestire e garantire la permanenza dei dati, ok? Perché in questo caso, se proprio vogliamo effettuare un'analogia, stiamo realizzando, comunque sia, stiamo utilizzando un in-memory database. Allora, la cosa un po' più particolare però qual è? Quindi l'obiettivo della nostra tipologia di applicazione è proprio questa, quindi creare una tipologia di interazione, quindi un'applicazione Node.js, ok, che vada ad interagire ovviamente con Lama, ok, in questo caso tramite Ollama ovviamente, e poi gestire la history, quindi la storia delle chat, quindi facciamo così una chat o prompt history, ok, direttamente su una tipologia di database. Questa tipologia di database momentaneamente, o almeno una dei database principali su cui vorrei porre il focus, perché per quanto riguarda proprio a livello di dinamismo per ospitare i nostri dati, è proprio MongoDB. Bene, però ancora prima di effettuare questa tipologia di operazione ci dobbiamo focalizzare sull'applicazione Node.js. Perché? Perché dobbiamo creare qualcosa di totalmente dinamico, perché fino ad ora abbiamo creato un'applicazione one shot, ovvero che l'avviamo una volta e praticamente poi termina la sua esistenza e quindi automaticamente è normale che muore anche l'elenco lo storico delle chat che abbiamo richiamato in precedenza. Quindi che cosa dovremmo fare? Beh, ragazzi, dovremmo creare una sorta di piccola REST API, ok? Quindi gli mettiamo qui davanti un modulo che si chiama Express, ok? Che ci permetta l'interazione, ok? Tramite ovviamente il protocollo HTTP. E quindi qui in mezzo effettuiamo le nostre belle HTTP request. Ok? Quindi in questo caso stiamo davvero, nel vero e proprio senso della parola, creando una sorta di API totalmente personalizzata. Ok? E infatti tutto questo si configura, ok? Proprio sotto il formato di RESTful API. Ok? E quindi in questo caso che cosa faremo? Creeremo una RESTful API con cui andremo ad interagire direttamente con Postman e poi, step successivo, ovviamente sarà quello di creare un'interfaccia di comunicazione con cui potremo lavorare nella maniera più semplice e più rapida possibile. Benissimo, vediamo come funziona. Allora, andiamo a creare il nostro progettino, quindi creiamo un nuovo elemento, vado a chiudere tutti quanti, tutti i file sorgenti che non ci servono più e ovviamente mi riporto dietro, ad esempio, una nuova cartella chiamata 07, ok, LangChain, scusatemi, API, ok? Allora, l'idea è proprio questa, vado ovviamente cd07 LangChain API e faccio un npm init-y per fare l'inizializzazione rapida. A questo punto la prima cosa che mi serve, quale sarà? Beh, sarà sicuramente intanto l'npm install di LangChain, ok? Ed ovviamente anche chiocciola LangChain / Ollama, così almeno prendo tutti e due i pacchetti principali di cui ho bisogno per quanto riguarda proprio la concatenazione di richieste verso Ollama. Allora, l'idea è questa. Utilizzerò, ok, un nuovo elemento che si chiama Express, ok? Ovviamente Express è un piccolo framework per gestire le richieste HTTP che ci permetterà, quindi un piccolo server web, che ci permetterà di effettuare delle interazioni abbastanza semplici con questa architettura. Bene, vediamo come funziona. Vado a fare l'npm install express e avvio la mia applicazioncina, quindi creo la mia prima applicazioncina con app.js come primo interfacciamento, quindi come il primo file contenente il mio main, ok?
Benissimo, a questo punto procediamo con l'inizializzazione di Express. Allora, come prima istanza dobbiamo importarci Express, utilizziamo la notazione CommonJS, ok? Quindi utilizziamo const Express uguale require ovviamente di Express, e poi praticamente avvio la configurazione ovviamente di Express stesso. Allora const app uguale ovviamente Express, e qui sono praticamente già pronto per effettuare tutte le mie tipologie di operazioni, quelle classiche, e poi vado a definire quelle che sono le variabili specifiche di Express stesso, ovviamente quelle che sono l'indirizzo e la porta. Di solito sono const host è uguale a il solito 127.0.0.1, ok? E poi ovviamente const port è uguale per esempio alla porta 4000. Facciamo 4001 per evitare di andare a sovrascrivere forse qualche processo che abbiamo già in sviluppo e che potrebbe essere avviato. Una volta che siamo pronti praticamente con questa tipologia di operazione, andiamo a fare un app.listen, ovviamente con una dove definiamo quella che è la port e poi l'host, ok? Ed una callback che viene richiamata una volta che è completato l'avvio del nostro server. E quindi faccio un bel console.log, faccio un alt 96 per utilizzare l'interpolazione con server in ascolto, ok? Su ovviamente quello che è l'indirizzo http gli faccio l'interpolazione, quindi host, e poi due punti $port, ok? Questa operazione praticamente, se la vado ad avviare, faccio un node app.js, ovviamente mi rimane su questa callback. È bello questa tipologia di approccio utilizzando l'HTTP, perché se premo CTRL e clicco sull'elemento, ovviamente mi porta esattamente qui dentro, e quindi sono pronto per effettuare tutte quante le mie operazioni. Ok? Bene, la cosa un po' più importante in questo caso qual è? È quella di dover, o almeno poter, riprendere fondamentalmente quelle che sono le mie richieste da Postman. Perché? Perché poi le dovrò andare a sostituire con un bel front-end, giusto per effettuare delle interazioni tramite chat. Ok? Però per la fase iniziale almeno lavoriamo con Postman per essere più, per avere un approccio molto 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 più semplicistico. Allora, che cosa dobbiamo utilizzare? Andiamo a creare il nostro primo endpoint, ok? Quindi andiamo a fare scusatemi, app, oggi non funziona, punto post, guardate, gli diciamo qual è l'indirizzo della post, ok? Ad esempio interagisci, facciamo così, lo chiamiamo per esempio il nostro Jarvis, ok? Andiamo su Jarvis, quindi /Jarvis, e gli diciamo, ok, che andiamo a richiamare fondamentalmente un'operazione che si riprende dentro req ovviamente saranno rispettivamente la request e la response di HTTP che sono già messe a disposizione. Se tutto quanto va a buon fine, facciamo un res.json dove gli impostiamo un oggetto JavaScript con su scritto, ad esempio, status, due punti, success, ok? Guardate, stoppiamo con CTRL-C, ok? Vado a rieseguire node app.js, provo ad aprire Postman creando una nuova tipologia di richiesta, vado a usare la post http localhost 4001 /Jarvis, ok? Se gli scrivo, ovviamente se invio la mia chiamata senza personalizzare body e nulla, ottengo uno status success, quindi sono riuscito ad effettuare questa operazione. Bene, a questo punto che cosa devo fare? Devo cercare di personalizzare il body, ok? Mi piacerebbe avere ovviamente sul raw e il testo messo in JSON, quindi il formato di encoding messo in JSON, un qualcosa del tipo, ok? Richiesta, due punti, perché il cielo è blu, ok? Sempre la solita storia, ok? Quindi dobbiamo dobbiamo mettere la nostra REST API nelle condizioni, ok, di interpretare questa richiesta all'interno del body della post su Jarvis. E allora come funziona? Per poter interagire e quindi per poter recuperare il body, che cosa devo fare? Allora, devo configurare ovviamente il middleware di Express che è stato integrato nell'ultima versione, quindi negli ultimi aggiornamenti, in questo modo. Vado su app.use, ovviamente mettendogli express.json.
ok? Quindi a che cosa serve? Serve per, guardate, per configurare fondamentalmente quello che è il meccanismo di interazione e quindi fa il setup della nostra REST API in modo tale che emetta del JSON e all'arrivo del body da parte delle request ovviamente cerca di decodificarle proprio partendo dal JSON. Ed ovviamente vado ad utilizzare la versione che prende il body sotto forma di row specificando l'app.use, scusatemi, dove express.url encoded ovviamente configurato con un oggetto JSON con extended ehm, di tipologia false. In questo caso non utilizziamo quindi il formalismo di HTTP URL encoded per il passaggio e il trasferimento del body, ma lo passiamo proprio come string e poi che viene decodificata dal JSON all'arrivo. Allora, a questo punto che cosa succede? Per vedere se riesco a prendere questa tipologia di operazione, devo andarmi a recuperare effettivamente il body. Allora, il body come lo recupero? Beh, ragazzi, lo recupero così. Allora, intanto faccio un bel const richiesta, è uguale a che cosa? A req, perché fa parte dell'http request.body. Guardate come glielo sto inviando. Guardate, l'invio viene fatto tramite la proprietà richiesta e allora a questo punto questo sarà il valore. Ok? A questo punto che cosa faccio? Proprio per vedere se tutto quanto va a buon fine, vado a mettergli un altro elemento all'interno del mio JSON con data, due punti e poi la richiesta. Se ottengo ovviamente il valore che ho espresso all'interno del body, significa che tutto quanto era da buon fine. Vado a fare un bel node app.js, guardate, se tutto va a buon fine vado in send, guardate, quello che è stato spedito all'interno della richiesta mi viene restituito dall'API direttamente qui sotto e quindi sono pronto per andare ad integrare ovviamente il mio LangChain. Allora, come faccio ad integrare LangChain in questo caso? Allora, intanto mi posso togliere tutte queste informazioni, mi lascio, tolgo questo mock, questo file di esempio, questo primo frammento di esempio che potrebbe essermi utile. Allora, la prima cosa che mi serve è proprio quella di andare a dichiarare quelle operazioni o comunque sia tutti quegli elementi di cui ho bisogno. Allora, quali sono questi elementi? Intanto mi servirà sicuramente Ollama, ok? Ollama me lo porto dalla require di LangChain di Ollama, l'avevamo installato nella parte iniziale ed esattamente come abbiamo effettuato le nostre operazioni, praticamente noi andiamo a definire, vedete, il nostro LLM, ovvero il nostro modello, che si trova sulla base URL su localhost la 7998, ok? Noi abbiamo fatto la customizzazione, la personalizzazione della porta nella prima lezione, vi ricordo, e poi il modello scelto è Lama 3.1, la versione latest, ok? E fin qua niente di particolarmente eccezionale. La cosa più importante in questo caso qual è? Dobbiamo andare a lavorare direttamente sulla nostra app post, perché è qui dentro che noi dobbiamo creare la catena per effettuare quindi la gestione del prompt stesso, ok? Quindi che cosa andiamo a gestire? Nella maniera più semplice e naif possibile, creiamo una tipologia di prompt molto 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 aperto. Cosa significa un prompt aperto? Un prompt libero praticamente è un prompt che non ha un vincolo interno, ovvero il cui contenuto viene personalizzato e customizzato direttamente da parte dell'utente, perché nella fase iniziale non ci serve creare dei vincoli, ma vogliamo soltanto vedere se riusciamo ad effettuare queste operazioni di passaggio dati ovviamente da un punto all'altro. E quindi che cosa dovremmo fare? Allora vado a crearmi ovviamente un prompt. Allora, quindi anche prima dell'esecuzione di Express lo lascio esattamente su questa parte, faccio un bel const prompt, è uguale a che cosa? Utilizzo il prompt template, attenzione non l'ho integrato, perché? Perché ovviamente me lo porto dietro sto sviluppando da zero la mia applicazione. Il prompt template lo riprendo dal core di LangChain su prompts, ok? Quindi qui lo posso utilizzare, prompt template.from template. Ok? E qui dentro per lasciare il template libero, tra parentesi, scusatemi, tra le virgolette, utilizzo soltanto il mio input. Che cosa significa? Che in pratica, vedete, qui dentro io ci posso scrivere qualsiasi cosa senza vincolare la richiesta dell'utente. Attenzione, questa tipologia di operazione è molto pericolosa perché l'utente potrebbe richiedere qualsiasi cosa al mio LLM. Poi vedremo come si vincola questa tipologia di struttura. Bene, a questo punto che cosa succede?
vado a creare all'interno del post direttamente la mia chain, ok? La creo qui dentro nella versione più naif che noi vedremo, perché poi andando avanti con il nostro sviluppo vedremo che la chain sarà una sola e poi la concatenazione di quelle che sono le operazioni anche fatte in precedenza sarà poi una certa tipologia di obiettivo, che è quello principale del nostro sviluppo. Allora, la cosa un po' più particolare è proprio questa. Vado a crearmi, come al solito, la mia chain, quindi const chain. Allora, la chain viene composta in questo modo. Prendo il prompt che ho definito in precedenza e vado a fare la pipe, ok? Quindi gli vado a concatenare, quindi gli passo la mia operazione relativa a che cosa? A quella che è la richiesta, ok? Ovviamente relativa all'LLM, ok? Perché la richiesta? Perché la richiesta poi va gestita qui, ok? Dobbiamo impostarla come const response. Per quale motivo la const response? Perché questa è la risposta che ci proviene direttamente da Ollama e allora a questo punto è uguale ad una wait, ok? Di che cosa? Di chain.invoke dove gli andiamo a personalizzare con un oggetto JavaScript l'input esattamente in maniera compatibile con quello che abbiamo qui sopra con il valore della richiesta che abbiamo preso ovviamente dal nostro body. Ok? Attenzione, la wait può essere utilizzata soltanto nelle funzioni asincrone, in questo caso la funzione relativa è proprio questa arrow e quindi async, vedete? Requires che attende ovviamente l'invocazione della nostra richiesta. La response la voglio mettere, guardate, all'interno del corpo, ok, della risposta e quindi in data, due punti, vado a finire vado a restituire la mia response, ok? Attenzione, è buona norma effettuare un qualcosa di un pochettino più specifico. Cosa significa? Beh, ragazzi, questo qui, la response avrà uno status di tipologia 200. Il problema è che noi non vogliamo che questo venga effettuato sempre, cioè significa che qualcuno potrebbe ad esempio non mettere niente nel body della request. Ok? Quindi vediamo prima se funziona così e poi la miglioriamo facendo un'operazione anche successiva. Vado ad eseguire, quindi vado a stoppare il server e lo riavvio, eccolo qui. Adesso provo ad inviare questa richiesta, lui attende qualche secondo e se tutto va bene dovremmo avere la risposta sul perché il cielo è blu direttamente nel colpo della nostra response. Eccolo qua. La luce del sole quando si propaga nell'atmosfera terrestre bla 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 e quindi siamo riusciti a prendere queste informazioni. Bene, quello che vi dicevo è metti che qualcuno non mette questa informazione e mi manda la richiesta, potrebbe rompermi la tipologia di richiesta, ovvero lui mi dice attenzione c'è qualche problema perché mi stai dando un undefined, ok, significa che quella richiesta è definita come undefined e quindi questo non va bene assolutamente. A questo punto cosa succede? Devo controllare che tutto questo sia all'interno di un bellissimo blocco try catch, ok? Questo blocco try catch mi mette nelle condizioni di prendere un exception, ad esempio, scusatemi, e qui dentro, guardate, vado a restituire ovviamente uno status 400 di tipologia bad request, la chiamo error e poi qui dentro vado a mettergli il contenuto della mia exception, vedete? Quindi sto utilizzando la stessa identica response. Nel caso vada tutto a buon fine, ovviamente, guardate, o comunque sia non ci sia assolutamente nessun errore, quindi sequenzializzo queste tipologie di operazioni. Quindi a questo punto cosa succede? Se la richiesta, quindi se non esiste la richiesta, ovviamente significa che praticamente il body potrebbe essere vuoto, ok? Allora a questo punto che cosa faccio? Faccio un bel throw, new error, ok? Ovviamente lo vado a personalizzare, empty body, ok? E quindi a questo punto cosa succede? Guardate, dato che è una sola operazione posso evitare di mettere le parentesi graffe, vado a rieseguire questa tipologia di operazione,
vado a mandare tutta questa richiesta senza il body, vado in send, guardate, sono in bad request, ovviamente con data dovrebbe riprendersi il valore dell'exception, adesso vediamo un po'. Non mi viene recuperato perché ho dimenticato l'ex.message, eccolo qui. E quindi stoppo, riavvio la mia tipologia di applicazione ed ottengo, ovviamente vado in send, l'empty body, eccolo qui. Se restituisco e reimposto questa richiesta, effettivamente, guardate, lui effettua l'operazione in maniera dinamica, ok? Allora, l'idea è questa. Adesso devo cercare di risolvere le problematiche di memoria rispetto proprio alla mia REST API, perché come abbiamo già analizzato in precedenza, ogni singola tipologia di operazione che noi stiamo effettuando è totalmente disconnessa. Quindi significa che ciao, io sono Giovanni, ok? A questo punto effettuo la mia operazione. Piacere, sono felice di conoscerti Giovanni, e se gli chiedo per esempio io chi sono, praticamente alla risposta, che dovrebbe essere pressoché immediata, vedete che questo elemento non sa assolutamente niente riguardo me, ma mi sono appena presentato. E quindi cerchiamo di impostare la memoria anche all'interno di una REST API. Vediamo come si fa.